Ciao a tutti ragazzi da RRS Metal Detector e non solo, anche oggi siamo qui per un nuovo video. Allora, oggi abbiamo deciso di farvi vedere, dato che ci sono stati tanti aggiornamenti sul Nocta Legend, tutte le impostazioni e le funzioni che sono state implementate e tutti i menu, quindi rispiegheremo da capo il Nocta Legend in toto. Ma prima di fare questo, mi raccomando, andate sul canale, iscrivetevi Spuntate la campanella, mettete il like se vi è piaciuto il video e commentate, perché i commenti vi daranno la possibilità di partecipare all'estrazione del giveaway. il suo check. Questa è la schermata principale. Allora, freccia a destra e sinistra si vanno a cambiare i programmi. Si parte dal park, che serve per un terreno molto contaminato, si passa al field per campi arati e il massimo della profondità che può raggiungere, si va in modalità beach per immersioni e spiaggia asciutta e si passa alla modalità gold per la ricerca di pepite e oro nativo. Barra del buono, barra del ferroso. Questo è l'iron check che è stato inserito. L'iron check, come sapete, non funziona sotto i 25 cm, oppure funziona male a seconda anche se il target è molto piccolino, però sopra i 25 cm è abbastanza preciso, quindi quando vi segnerà questa barra qui si alzerà, vorrà dire che sotto troverete del ferro sicuramente, anche se comunque l'ID rimane alto. Di qua invece abbiamo la barra del buono. Livello della sensibilità, livello della profondità, multifrequenze, discriminazione e poi andiamo nel menu. Qui cominciamo a avere la rimozione dei disturbi. Premendo il tasto pinpointer andiamo a rimuovere i disturbi facendo uno switch di frequenze. Selezionerà in automatico quelle meno disturbate, oppure si può con il tasto più e il meno andare a lavorare e modificarle. Reattività. Sulla reattività è stata apportata la maggior parte delle funzioni nascoste, tra virgolette, che andiamo a impostare con il tasto pinpointer. L'iron filter è stato aggiunto il numero 9 per eliminare le cartucce da caccia. Più si va abbassando e più l'iron filter si spegne, e addirittura è stato aggiunto il livello 0, ottimo per le ricerche militari. È stato aggiunto il ground suppressor, che serve per i terreni un po' ostici, dove una volta fatto l'abbattimento, una volta regolata la sensibilità eccetera eccetera, non si riesce ad ottenere un metal stabile, si può andare intorno al ground suppressor. È stata aggiunta anche la funzione bottle cap, che serve per eliminare i tappi di bottiglia. Dai vari test che abbiamo fatto non consigliamo di tenerlo più alto di 4/5, perché poi si rischia che il bottle cap vada a tagliare alcuni tipi di monete. Lo stability è la sintonia di fine dell'iron filter. Lo stability si va a modificare solo ed esclusivamente quando l'iron filter è da un valore sotto l'8, perché come vedete, se non impostate a 8 l'iron filter, lo stability non appare. Dopodiché usciamo dal menu, si va nel volume dell'audio, va da 1 a 6, poi premendo il tasto pinpointer si arriva a mettere l'audio gain che consiglio di tenere sempre sul 4, perché tenerlo troppo alto dopo non vi dà la possibilità di capire qual è la differenza tra un target profondo e un target a galla. Poi andiamo sui toni 2, 4, 6, 60 e la modalità pitch, che è la modalità con la quale io e l'Anto scaviamo praticamente sempre. Oppure una buona modalità è anche la 4 toni. A destra abbiamo il volume dei ferroso non ferroso, comunque il volume dei toni. Quindi andando ad agire col tasto più possiamo modificare, come vedete, queste due barre. In questo caso noi vogliamo sentire abbastanza il rumore del ferroso e quindi lo portiamo a 8, mentre il volume del buono lo teniamo sempre a 10. Naturalmente quando andate a modificare i toni, questa impostazione sarà suddivisa in vari settori, perché più 4 toni, 4 settori, 2 toni, 2 settori. Sulla destra abbiamo la frequenza del tono, che personalmente la lascerei come si trova. Ancora più a destra abbiamo l'interruzione del tono. Poi troviamo il volume di soglia,
come sentite, e abbiamo la frequenza del volume di soglia. Queste sono impostazioni che a seconda del tipo di ricerca che andate a fare potete impostarle, ma prevalentemente non si utilizzano. Qui abbiamo il salvataggio per poter salvare i nostri parametri, oppure per resettare il nostro metal detector all'impostazione di fabbrica. Se quando avete il cursore sull'omino tenete premuto il pulsante pinpointer per un certo periodo, vedete, comincia a fare questo giro qua, poi vi apparirà la scritta Fabric Default. Le impostazioni della luce: automatico, col crepuscolare, oppure normale. È stata aggiunta il 2 e l'1, sono stati messi in modo che uno di sera abbia un'illuminazione del display non troppo accesa. La vibrazione, la luce sotto, il Bluetooth, l'orologio e il contatore del tempo della macchina. Per modificare la discriminazione vado sulla C, tengo premuto il tasto discriminazione e modifico a piacere la discriminazione usando le frecce e il tasto pinpointer. Io consiglio di tenerla sull'8 la discriminazione quando la mettete in C, se volete togliere un po' di ferro ma volete non perdere target buoni, perché a 11 di solito c'è anche dell'oro bianco piccolo. La stessa discriminazione la potete usare come una specie di notch, però discriminante. Quindi voi passate un oggetto davanti alla piastra, vi dà un ID 2728, questo è un anello, non lo fate mai con gli anelli, quindi andate, volete togliere il 27 e il 28 in modo che non vi suoni, vado a togliere 3 tacche e passando davanti l'anello non sarà più un suono puro ma verrà discriminato. Adesso poi tenendolo qui in aria non è che sia una prova proprio attendibilissima, comunque la funzione per farvi capire è quella. Poi abbiamo la funzione del bilanciamento del terreno. Premendo il bilanciamento del terreno e tenendolo premuto il metal si bilancia in semiautomatico. Premendolo una volta e andando a utilizzare i pulsanti più e meno, il metal detector potrete bilanciarlo in maniera manuale, che è la modalità migliore secondo noi. Non fate mai bilanciamenti a cavolo, perché rischiereste di portare il metal detector a sottobilanciamenti o a sovrabilanciamenti e dopo non funzionerebbe più correttamente. Oppure potete mettere la modalità tracking, che bilanciamento del terreno, premete il tasto pinpointer, in alto vi apparirà sul display la piastra che lampeggia, e questa è la modalità auto tracking che consigliamo su terreni che non hanno cambiamenti repentini di mineralizzazione. Poi una funzione particolare è quella del ground indicator, che non tutti la conoscono. Quindi andando a premere il pulsante per il bilanciamento e premendo il pulsante della discriminazione vi apparirà la lettera FC o GI. Allora, nel caso di FC, quando tornerete sul display normale, l'iron check funzionerà correttamente, quindi ci sarà l'indicazione del buono e l'indicazione del ferroso. Nel caso invece vogliate andare nel ground indicator, una volta che tornate fuori sul display principale, come vedete l'icona del buono è scomparsa ed è rimasta solo l'icona del ferroso. In questo caso, quando il metal andrà a fare una scansione del terreno, su queste tacche vi verrà indicato il grado di mineralizzazione. Tornando sul ferro check, come vedete, le impostazioni torneranno normali. Tenendo premuto il pulsante della multifrequenza, apparirà la scritta audio off, quindi AO, l'audio spento, in modo che il metal detector, quando non volete che faccia rumore, potete silenziarlo, come nel caso del simplex. Multifrequenze M1, funziona con frequenze basse, serve per obiettivi molto conduttivi, quindi rame, argento grande e comunque target grandi. La multifrequenza M2 funziona con frequenze un po' più alte e quindi va bene per qualsiasi tipo di oggetto piccolo o poco conduttivo.
La multifrequenza 3 è stata studiata per far sì che il metal detector in terreni molto conduttivi sia più stabile. Poi, multifrequenza della spiaggia, c'è la multifrequenza D e la multifrequenza W. La multifrequenza W serve per andare in acqua, la multifrequenza D serve per la sabbia asciutta. Nel caso in cui in multifrequenza D non riuscite a spazzolare perché sulla sabbia asciutta magari sotto c'è del bagnato e comunque sia vi dà un'impedenza, no? Allora a quel punto dovete continuare a spazzolare in multifrequenza W. Un'altra cosa che non tutti sanno, come vedete qui in alto è apparso un triangolino con un punto esclamativo. Nel caso di sabbie nere o sabbie molto mineralizzate vi apparirà quel triangolino quando il metal detector non riuscirà più a rilevare gli oggetti, perché la salinità della sabbia, la mineralizzazione della sabbia nera sarà talmente estrema che il metal detector non riuscirà neanche a cercare. Quindi quando vi appare questo triangolino qua su in alto non potete fare ricerca, perché il metal vi dice che la sabbia è nera, comunque troppo ostica. Bene, direi che le funzioni le abbiamo dette tutte. Alla prossima. E con questo è tutto per oggi, ragazzi. Vi aspettiamo nel prossimo video con altre novità. Però prima mettete un like, iscrivetevi al canale, spuntate la campanella se vi è piaciuto il video. Mi raccomando i commenti, perché i commenti daranno l'opportunità di partecipare ai nostri giveaway. Ciao, grazie! Oggi di nuovo qui a Suviana per voi, per fare un video che non c'entra un cazzo. Questo succede di La testa delle cose. ho paura di non esservi stati d'aiuto. Vi salutiamo, mi raccomando. Perché non... Ecco fatto, ragazzi, con questo è tutto. Sicuri di avervi dato una mano, ma a far che? A spingere che Dai amore che sto congelando. Ti piace il video, aver messo un like e io non mi iscriverei mai, perché vi aspettiamo al video se dai. volete. Dai. Un po' di verbo. Con questo è tutto, ragazzi, vi aspettiamo per il prossimo video. Ma prima di farlo, vaffanculo va. E poi dici che sono io, amore! Con questo è tutto, ragazzi, vi aspettiamo per il prossimo video, ma non prima. Ok. Con questo è tutto, ragazzi, vi aspettiamo nel prossimo video. Dentro proprio, dentro il prossimo video vi aspettiamo a noi che apriamo la telecamera. Cucù. Dai amore, giuro, adesso non mi fa. Adesso scarico la batteria. E con questo, ragazzi, ci vediamo, vi diamo appuntamento per il prossimo video. Con questo è tutto, ragazzi, vi diamo appuntamento al prossimo video, ma non prima di ricordarvi di iscrivervi al canale, mettere un like, sotto la campanella. Ferma, ripara.